Raga, sedetevi perché in questo video andremo a fare la recensione del primo smartphone al mondo dotato di intelligenza artificiale. Di chi stiamo parlando? Del nuovissimo e potentissimo Samsung S24. È addirittura dotato di telaio in titanio e di telecamera principale posteriore da 200 megapixel. È veramente una bomba. E grazie alla Samsung AI, l'intelligenza artificiale di Samsung è in grado addirittura di tradurre in istantanea le chiamate di tutto il mondo. Per cui con questo device potrete chiamare in Cina, in Giappone, in America e parlare direttamente in italiano perché ci penserà l'S24 a tradurre le vostre parole nella lingua del destinatario. Veramente una rivoluzione epocale. Prima di partire vi ricordo che se anche voi volete acquistare questo bellissimo Samsung S24 Ultra troverete il link diretto di Amazon nella descrizione e nel primo commento di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Partiamo dalla dotazione base. Come sempre Samsung è molto minimalista. All'interno della confezione trovate il manuale di installazione e la guida, il caricatore dotato di slot di tipo C, il cavo di alimentazione e la comodissima mini chiavetta per le nano SIM. Andiamo ad analizzare il telaio. Vi informo subito che Samsung per la prima volta tra i suoi prodotti ha deciso di fare il case completamente in titanio e devo dire che come resistenza si vede che è un materiale molto più pregiato rispetto ai modelli precedenti, e anche sullo schermo non hanno risparmiato perché è dotato della Gorilla Glass serie Armor. Ovviamente non sarà resistente come un rugged foam e non è neanche il loro obiettivo, però come cellulare tradizionale hanno veramente fatto un ottimo lavoro. Ha un'altezza di 162 mm, una larghezza di 79, uno spessore di 8,6 per un peso totale di 232 grammi. Per quanto riguarda le differenze con l'S23 Ultra, noto subito che nel lato superiore qui troviamo due buchi nella zona microfono, invece nell'S23 ce n'era uno solo. Nella zona inferiore la cavità dello speaker, come vedete qui, è un buco unico, al contrario di quella formata a griglia nel vecchio S23. Per quanto riguarda il pienino più o meno sono rimasti abbastanza uguali, sono sempre molto comodi e pratici da inserire e da estrarre. L'altra differenza, che è quella più importante, è lo schermo, perché finalmente in questo S24 hanno deciso di fare uno schermo completamente piatto, al contrario dell'S23 che era leggermente curvo, e questo non mi piaceva molto perché col pennino nelle zone laterali tendeva un pochino a scivolare. Concludiamo con i tasti. Nel lato di sinistra troviamo il regolatore del volume più e meno e il tasto d'accensione, che non è però l'impronta digitale che viene fatto direttamente sullo schermo. Nella parte inferiore troviamo lo speaker, lo slot tipo C di ricarica e lo slot per le nano SIM. Vi informo però che in questo modello non è possibile espandere la memoria con una micro SD. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una selfie camera da 12 megapixel e nel lato posteriore, secondo me il pezzo forte di questo Samsung, la fotocamera grandangolare principale da 200 megapixel con zoom di qualità ottica 2x, la fotocamera ultra grandangolare 12 megapixel, il flash e i due zoom, un ottico da 3x e il secondo ottico da 5x. E ora siamo arrivati all'accensione, andremo a controllare col cronometro quanti secondi impiegherà ad arrivare direttamente nell'home page. Siete pronti? Adesso tengo premuto, via. Vediamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondi. E ora sapete che il tempo d'accensione dell'S24 Ultra è di 15 secondi. Come vi anticipavo prima, il sensore delle impronte non è a tasto ma è direttamente sullo schermo. Avete visto? È veramente molto rapido e come movimento è veramente molto più comodo fare questo movimento rispetto ad andare a cercare il tasto lateralmente. Andiamo a dare un'occhiata alla velocità di navigazione. Oh mio Dio, guardate che bomba, guardate che velocità! Ma questo si sapeva già perché questo processore è veramente assurdo. È il nuovissimo Snapdragon 8 di terza generazione che elabora a una frequenza massima di addirittura 3,3 GHz, 12 GB di RAM al momento non espandibili con la memoria virtuale, e per quanto riguarda lo spazio di archiviazione ci sono tre versioni, quella da 256, quella da 512 che è esattamente questo modello, fino ad arrivare alla versione massima con addirittura 1 TB di memoria. Anche per quanto riguarda gli update del software siamo super aggiornati, come vedete dalla ricerca di aggiornamenti il cellulare è aggiornato con l'ultimo patch di sicurezza del 1 gennaio 2024. E tra l'altro, parlando di upgrade, vi svelo che Samsung ha dichiarato che porterà avanti tutti gli aggiornamenti su questo S24 per i prossimi 7 anni, per cui in teoria dovrebbe rimanere aggiornato fino all'arrivo di Android 21. Passiamo al display. Sicuramente uno dei punti forti di questo S24 Ultra è dotato di un display Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con una definizione massima di 1440x3040 pixel, 502 ppi e un refresh rate da 120 Hz. Le immagini parlano da sole, ha una qualità che è veramente impressionante
interessante, mi ha veramente colpito in tutti gli aspetti, sia i neri che i colori, e nonostante sia molto luminoso, i colori rimangono perfettamente naturali. Sono andato anche a testare la luminosità di questo schermo direttamente in esterna, nonostante fossero le 2 di pomeriggio, lo schermo è sempre ben visibile e guardate anche il paragone rispetto a un altro cellulare non AMOLED, così se per caso qualcuno di voi non ha mai utilizzato uno schermo AMOLED, in questo video vedete la differenza tra un AMOLED e un non AMOLED sotto la luce del sole. E ora andiamo a testare anche la potenza degli speaker, metto il volume al massimo, sentite che potenza, avvicino la telecamera, è dotato di un doppio speaker stereo, sentite anche la qualità. Non sarà il cellulare con lo speaker più potente, ma sicuramente hanno fatto un netto miglioramento rispetto al Samsung S23 Ultra. Come vi ho anticipato durante l'introduzione, questo smartphone è il primo cellulare al mondo con la presenza di intelligenza artificiale, chiamata in questo caso da Samsung AI, e adesso vi mostro le principali funzioni. Una delle funzioni più interessanti di questa intelligenza artificiale la potete sfruttare nelle app di messaggistica come WhatsApp. Ad esempio andiamo a scrivere "Ciao, come stai?" punto di domanda, clicchiamo il tasto dell'intelligenza artificiale, abbiamo 3 opzioni: ortografia, grammatica, stili di scrittura e traduzione. Proviamo lo stile di scrittura, il cellulare ci propone lo stesso messaggio ma in diversi stili. Più professionale, infatti buongiorno, come sta? Casuale, ciao, come va? Versione social, ciao, come stai? Hashtag amicizia, hashtag buongiorno, e addirittura anche versione con emoji aggiunta. E vi basterà cliccare quella che vi piace di più e in automatico lui la inserirà al posto del vostro messaggio. Ma non è tutto, perché se per caso dovete chattare con dei vostri amici o per lavoro in lingua estera, non vi preoccupate, perché potete selezionare le varie lingue. In automatico troverete già inglese, ma potete scaricare anche spagnolo, giapponese, cinese, eccetera eccetera. Proviamo anche qui a scrivere una frase: iscrivetevi al canale di Luca Atache, e lui in automatico ce la tradurrà in inglese. E se il vostro amico vi risponderà in inglese, non vi preoccupate, perché sempre intelligenza ve lo tradurrà completamente in italiano. Ma la cosa interessante è che questa funzione di traduzione in tempo reale la potete anche utilizzare su internet. Ho aperto un articolo a caso, che tra l'altro è anche abbastanza lungo. Per fare la traduzione in tempo reale vi basterà sempre schiacciare il tasto di intelligenza artificiale e fare su traduci, e lui in pochissimi secondi tradurrà l'articolo completamente in inglese. Ma il bello arriva adesso, perché se per caso avete poco tempo per leggere, oppure vi serve un riassunto su un articolo su cui dovete fare un lavoro oppure una comprensione, vi basterà sempre schiacciare il tasto dell'intelligenza e cliccare su riepiloga, e lui in pochissimi secondi vi farà un completo riassunto dell'intero articolo. E ovviamente il riassunto lo potete avere sia in inglese, come in questo caso, ma anche tradurlo completamente in italiano. Questa funzione di Samsung AI funziona non solo per il testo scritto, ma anche per video, audio o registrazioni. Ad esempio, adesso vado a far partire una registrazione inglese, attivo la registrazione, in automatico andrà a scrivere tutta la conversazione e noi potremo leggerla e tradurla completamente in italiano. E questa è tutta la conversazione che è trascritta in testo, per cui se per caso dovete prendere appunti anche in italiano, non solo in inglese, e attivate il registratore, avrete completamente tutti gli appunti scritti in maniera automatica. Ma non solo, perché come vi dicevo li potete tradurre in italiano, e anche in questo caso potete fare il riepilogo sia in italiano che in inglese. Ed è una funzione veramente scomodissima se per caso siete universitari e quindi dovete prendere appunti durante i corsi o le lezioni, o fate un lavoro che seguite tantissime riunioni all'estero. Con questa funzione non avrete nessun problema né di riepilogo né di comprensione del testo. Altra funzione AI molto utile in questo S24 è la nuovissima Circle to Search, che non è nient'altro che un'evoluzione di Google Lens. Ad esempio, potete selezionare una foto o anche direttamente un articolo sul web, cliccate il tastino a cerchietto, selezionate l'oggetto che volete cercare su Google e in automatico farà la ricerca. Guardate, ha trovato direttamente il modello e tutti i siti per poterlo acquistare. Ad esempio, utilizzando il classico Google Lens in questa foto ci troverà sicuramente tutti i dati su Lautaro Martinez, ma se ad esempio noi siamo suoi fan e vogliamo sapere di preciso che scarpe utilizza durante le partite, possiamo andare direttamente a selezionare la scarpa e così sappiamo direttamente sia la marca, il modello e dove acquistarlo. Ma non è tutto, perché l'intelligenza artificiale la possiamo anche utilizzare nell'editing delle foto. Vi basterà fare modifica, schiacciare il solito tastino magico azzurrino. Ad esempio in questo caso mi piacerebbe ingrandire questa natrella. Andiamo a selezionare, premiamo per 2-3 secondi, andiamo a ingrandirla, potete anche metterla a testa in giù, potete fare quel che vi pare. In questa misura mi va più che bene, facciamo genera e in pochissimi secondi creerà la nuova foto con l'immagine modificata. Guardate che spettacolo, e se vi piace vi basterà fare fatto e la salverete direttamente nella galleria. E visto che noi siamo dei megalomani, andiamo addirittura a spostare la luna. Stessa procedura di prima, solito tastino azzurrino, selezioniamo la luna, teniamo premuto per 2 secondi, andiamola a spostare, direi tutta a sinistra,
la giro anche un pochino, genera. Guardate che spettacolo, e tra l'altro con questa funzione potete anche rimuovere oggetti o persone presenti all'interno di una foto. Questo smartphone è anche capace di tradurre in tempo reale qualsiasi tipo di conversazione, dall'italiano all'inglese, dall'inglese all'italiano oppure da qualsiasi lingua internazionale. Andiamo a fare subito una prova. Ho chiesto a una mia carissima amica cosplayer di rispondere e parlare in inglese e vedremo se riuscirà a tradurre in tempo reale. Ciao Kate, come va? Ho visto dalle storie di Instagram che ci sarai in Ovegro, ma ci andrai sabato o domenica? Hello, Kate. As you go, I saw from the stories that there will be no grow. You will go Saturday or Sunday. Hi, Luca. I'll be there in both days. Io ci sarò entrambi i giorni. Top, io invece ci sarò solo domenica. Allora ci vediamo domenica e così sarai presente anche te alla carrellata Cosplay 2024 di Novegro. Oh, obviously. See you on Sunday. Bye. Ci vediamo domenica, ciao! E ora siamo arrivati al test del comparto fotografico. Vi farò vedere delle foto e dei video che ho registrato direttamente da questo Samsung S24. Qui ero nel parco della mia città e nonostante la luce non fosse ottimale perché era una giornata abbastanza nuvolosa, la qualità delle foto mi ha veramente lasciato senza parole. Questa era la famosa anatra di prima dell'intelligenza artificiale. Ho fatto sia foto al chiuso che all'aperto e non ho trovato nessun difetto in tutti gli scatti che ho fatto. E guardate, anche di notte sono veramente rimasto allibito, sembra quasi di essere giorno. Non ho mai visto, e dico mai, un cellulare fare delle foto così belle di notte come questo Samsung S24 Ultra. Ho fatto anche la prova di tutti gli zoom. Guardate questa carrellata veramente molto interessante con lo zoom 3x, 5x, 10x, 30x e 100x. Guardate anche questa, da lontanissimo non si vedeva neanche la presenza di una macchina. E ovviamente, per concludere questa carrellata zoom, non poteva mancare anche le immagini progressive della luna fino alla 100x. Questo è un video che ho registrato nel centro del mio paese. Ho lasciato di proposito l'audio originale così vi fate un'idea delle qualità di questo microfono. Guardate anche qui che qualità e che naturalezza dei colori. Ma visto che voi siete un pubblico molto esigente, sono tornato di notte in questo stesso posto per farvi vedere le qualità dei video durante la notte. Guardate anche qui che perfezione, sembra veramente giorno. Vi posso assicurare che dal vivo era molto ma molto più buio di così, ma a quanto pare questo Samsung S24 Ultra riesce a migliorare sia i colori che le luci anche nelle ore più notturne. Questo invece è un timelapse che ho registrato col cellulare appoggiato direttamente sul cruscotto della mia auto, ma non è finita perché mi sono spinto anche oltre perché ho voluto paragonare la qualità delle foto di questo S24 con la mia Sony Z Vlog. E guardate, la qualità è veramente molto simile e questo ha qualcosa di portentoso perché, come sapete, la Sony insieme alla Canon sono due delle migliori macchine fotografiche presenti attualmente sul mercato. E mi potevo fermare qua coi test? Ovviamente no, infatti ho paragonato la stabilizzazione dei video registrati col Samsung S24 Ultra con una delle migliori action cam insieme alla GoPro, ossia la bellissima Insta360 Go 3. Qui ero a piedi, stavo andando piano e finché si va a basse velocità la stabilizzazione dell'S24 riesce a reggere quella della Go 3. Appena però mi sono messo a correre un pochino, i video del Samsung S24 hanno cominciato a traballare, invece ovviamente quelli dell'Insta360 Go 3 sono rimasti perfettamente fluidi. Fatto lo stesso test anche sulla macchina, a sinistra le immagini dell'S24 Ultra, a destra della Go 3, anche qui leggermente più stabile la Go 3, ma comunque ci tengo a dire che è un risultato veramente mostruoso per un cellulare perché ha quasi raggiunto i livelli di stabilizzazione di un action cam. Concludiamo questa recensione con un super test gaming, ma per mettere ancora più in difficoltà questo S24, prima di aprire il gioco andremo ad attivare non dico una, non due, ma tutte le applicazioni dello smartphone. Guardate, davvero boomer, ho aperto in contemporanea tutte le app, tutti i social e tutti gli altri giochi che ho scaricato in questo S24. E ora con tutto questo ben di aperto, tra l'altro ho aperto anche giochi abbastanza pesanti come Asphalt Nitro, eccolo qua, e addirittura Genshin Impact. Andiamo ad aprire direttamente il nostro gioco di oggi che è Modern Strike. Vediamo se il caricamento sarà rapido con tutte queste app aperte. E direi che sì, è stato un fulmine. Andiamo a vedere se durante la battaglia lagherà oppure no, ma direi che sta andando super veloce. Vediamo anche il cambio di inquadratura. Eccolo qua il bastardo. Oh mio Dio, stai andando già 2 su 2. Comunque, tornando alla fluidità del gioco, veramente è qualcosa di incredibile. Doppia uccisione.
tripla, mamma mia. Concludendo questo test vi posso dire tranquillamente che questo Snapdragon di terza generazione sia uno dei processori più potenti che abbia recensito fino ad oggi. Concludo come sempre il video con i pro e con i contro. Tra i pro di questo S24 ho inserito la fotocamera, il display e ovviamente la presenza dell'intelligenza artificiale. Tra i contro ho inserito il prezzo, perché questo S24 ha un costo nettamente superiore ai 1000 euro. 1400 per la versione a 256, circa 1600 per la versione a 512 e oltre 1800 per la versione a 1 TB. Se vi è stata utile questa recensione lasciate un like e iscrivetevi al canale, così rimarrete sempre aggiornati alle novità del mondo tech. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!